In Costa Smeralda sta avvenendo una cosa stranissima. Ci sono dei progetti per mettere 4 parchi offshore al largo delle nostre meravigliose coste, alle spalle di Tavolara, di pale eoliche in mare con tecnologia flottante. Quindi gli ancoraggi sono costituiti da catene. Queste catene spazzeranno il fondale marino distruggendolo. Genereranno una sospensione costante che comprometterà irreversibilmente la trasparenza, i colori e la bellezza dell'acqua unica della Sardegna. Sorprendentemente, tutte le persone che vengono ad investire qua in Sardegna, ad acquistare meravigliose ville, a costruire dimore che sono per loro un rifugio dove verranno a rigenerarsi in questa natura incontaminata, non sanno e non vengono informati che davanti a loro si costruirà questo scempio. Non è onesto non far sapere alle persone cosa starà succedendo. Vogliono affossare quella che è la vocazione turistica di questa terra meravigliosa in nome di puro business. Qui non c'è nulla di green, non c'è nulla fatto per l'ambiente. Questa è una pura questione di speculazione. La Sardegna è sotto assalto. In Sardegna accade che la transizione energetica si sia trasformata in una vera e propria devastazione speculativa. Continuano a sbarcare in Sardegna, nei nostri porti, ultimamente anche nel porto di Olbia, componenti di grossi impianti industriali. Porto industriale di Oristano, qui si sta letteralmente materializzando l'assalto eolico alla Sardegna. Una nave è appena attraccata dalla Spagna qui nel porto industriale centrale dell'isola per scaricare decine e decine di pale eoliche, un attacco senza precedenti all'isola con decine di progetti che stanno per essere approvati nel silenzio più totale. Di questa energia, di queste pale eoliche niente resterà in Sardegna, semplicemente la devastazione ambientale e paesaggistica. Dei 4 progetti davanti alla nostra bellissima Costa Smeralda, alla costa nord-est della Sardegna, sono in stato avanzato di autorizzazione. 72 pale per il progetto Poseidon, 33 per il progetto Nurax, sono arrivati a una fase molto avanzata. Le torri saranno visibili per gran parte della loro altezza. Il nostro sguardo che fino ad oggi si è affacciato e ha potuto godere di uno dei panorami più belli e unici al mondo, e che da domani purtroppo quello che pensavamo non potesse mai accadere invece si sta concretizzando e potrà offendere la bellezza di questa terra. La Sardegna principalmente vive di turismo e di tutto l'indotto che c'è attorno, che produce ricchezza in Sardegna. Perché vengono quei turisti? Perché c'è una natura meravigliosa, è unica, è quasi tutta incontaminata, è quello che il turista vuole. Adesso se distruggiamo questa bellezza che abbiamo con impianti fotovoltaici, le pale eoliche ovunque, pure in mare, rischiamo di ammazzare l'economia della Sardegna. Sono devastate anche le coste perché tutte queste torri devono essere collegate a qualcosa, quindi verranno passati degli enormi cavi sui fondali e verranno devastate delle spiagge. Pitulongo è il sbocco a mare di Olbia, sono spiagge bellissime conosciute da tutti gli olbiesi e da tutti i turisti. Una di queste verrà sventrata per far passare questi cavi, senza rispetto per nulla e per nessuno. E non potranno mai ripristinare lo stato di fatto, perché sono danni che sono veramente irreversibili. Per esempio nella bellissima spiaggia della Marmorata, nota ai turisti nella zona di Santa Teresa dell'Allura, di punto in bianco abbiamo visto arrivare macchine industriali, scavatori, stanno cementificando, hanno devastato una spiaggia meravigliosa per creare il punto di connessione del cavo che poi andrà a connettersi con la rete elettrica sarda e con i nuovissimi impianti offshore che pensano di impiantare nel nostro mare. E tutto questo nel silenzio, senza avvertire minimamente la popolazione, senza curarsi di sapere se i sardi vogliono o non vogliono che le loro spiagge e il loro mare vengano devastati. Riguardo i valori immobiliari che possono subire dei contraccolpi con le pale eoliche nel mare, ho un esempio lampante di esperienza diretta di cosa significa la vista compromessa sull'orizzonte. Per esempio avevo 2 ville importanti in vendita a Stintino, una di queste che era la villa più bella, più strepitosa, da abitare subito, nessuna la voleva perché a 15 km sull'orizzonte si vedevano 2 ciminiere di Porto Torres e quindi quella villa è rimasta invenduta per parecchi anni. Alla fine l'hanno venduta abbassando di molto il prezzo. Invece l'altra villa che avevo era anche pure da ristrutturare, quella è stata venduta subito perché si affacciava su una bella vista, non le pale davanti agli occhi. Con le pale eoliche nel mare della Costa Smeralda si rischia che questa fonte di ricchezza che abbiamo, delle più belle regate del mondo, con le barche più favolose che vengono tutte qui, alla fine la Rolex Cup per esempio probabilmente non lo farà più qua.
L'indotto che viene dai mega yacht che solcano tutti i mari attorno alla Sardegna, ci sono tanti mari nel mondo e quegli yacht grandi probabilmente non verranno più. Si tratta di impianti assolutamente sperimentali, mai testati. La tecnologia si basa sull'assunzione delle piattaforme petrolifere, non considerando però che dalla piattaforma galleggiante poi la torre si staglia per oltre 300 metri. Quindi la tenuta e l'equilibrio della piattaforma galleggiante non assicurano assolutamente la tenuta e la stabilità della torre, che potrebbe addirittura ribaltarsi in condizioni meteomarine avverse. La sollecitazione del motondoso potrebbe addirittura compromettere la tenuta dei cavi di ancoraggio con un possibile distaccamento degli stessi, e questo potrebbe comportare non solo il ribaltamento della torre stessa, ma il distaccamento delle eliche e far sì che il grosso impianto vada alla deriva nel nostro mare, andando a intercettare le rotte di navigazione che davanti alle nostre coste sono intensissime. Perciò il rischio alla navigazione rispetto alla tenuta in caso di condizioni meteomarine avverse è davvero altissimo. In tutto il business delle energie cosiddette green, la mafia si è altamente infiltrata. Studiando le carte dei progetti, purtroppo abbiamo visto che ci sono tante situazioni ambigue, molto strane, con evidentemente dei prestanome, piccole società con alle spalle grossi colossi che hanno piccolissimi capitali sociali, e comunque ci sono evidenti infiltrazioni mafiose. Noi vogliamo combattere anche questo, perché la nostra terra non deve essere devastata, oltre che dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista della corruzione economica, del puro business. Il contributo che la Sardegna è chiamata a dare per la transizione energetica si sta trasformando in un dono a tutta l'Italia. Le regioni del nord, che sono le più energivore, sono quelle che sono chiamate a impegnarsi di meno in questa transizione. La Sardegna, che è quella che nel contesto italiano consuma di meno perché non ha apparato industriale, è chiamata a produrre molto di più, non solo per se stessa, ma per tutta l'Italia, soprattutto per le grosse industrie del nord. Noi lanciamo l'allarme di una bolla speculativa prossima. Significherà che questi grossi impianti rimarranno nei nostri mari per sempre, perché il costo di smaltimento sarà troppo oneroso per chiunque. Quindi noi ci ritroveremo un mare industriale, da paradiso naturalistico a deserto. Il fondale e tutti gli animali che lo abitano saranno distrutti. Inoltre sono parchi che sono a un vicinissimo confine rispetto al triangolo dei cetacei, che è un'oasi conosciuta da tutti dove questi meravigliosi animali vivono, navigano e passano. Le balene verranno disturbate in maniera disastrosa da quello che sono gli schiocchi creati da queste catene mosse dalle onde del mare. E di questo nessuno si occupa, nessuno quantifica questo danno immenso. Inoltre le pale uccidono i volatili, è dimostrato, ci sono studi. Il rotore gira e vengono falciati uccelli anche in via di estinzione, falchi, aquile, gabbiani. Non c'è possibilità per questi uccelli di difendersi da questo pericolo. E tutto questo viene sottovalutato e ignorato. Una cosa paradossale che stiamo notando è che in questa meravigliosa terra, dove esistono ettari e ettari di terreni incontaminati che ospitano ecosistemi, biodiversità di valore incommensurabile, vengono devastati, tagliati alberi secolari per impiantare quelli che vengono chiamati agri fotovoltaici, ma che di agri non hanno proprio nulla. Un esempio eclatante è nella zona di Tempio Pausania, dove nella zona intorno all'area industriale, che poi è un'area artigianale, hanno disseminato ettari e ettari di orrendi pannelli fotovoltaici e non c'è un tetto di un capannone che abbia sopra un pannello. Noi chiediamo che vengano utilizzati i tetti dei capannoni di tutti gli edifici. Non è possibile devastare delle aree verdi, è un vero e proprio delitto. Ci raccontano che tutta questa devastazione della nostra terra è in nome della CO2, dobbiamo ridurre la produzione di CO2 altrimenti moriremo tutti. Tenete conto che ogni torre eolica con il suo basamento è costituito da almeno 8.000 tonnellate di acciaio. Per produrre 8.000 tonnellate di acciaio, e stiamo parlando solo del basamento, non della torre vera e propria, si producono circa 16.000 tonnellate di CO2. La singola pala, per recuperare la CO2 che ha fatto emettere per essere costruita, solo una parte, ci metterà almeno 10 anni. Forse dopo 10 anni potrebbe cominciare a farci risparmiare un po' di CO2. Vi sembra normale? O possiamo fare qualcosa tutti insieme per difenderla, o in pochi verremo schiacciati da un potere che è molto più grande di noi. Insieme possiamo farcela, ma non possiamo essere lasciati da soli.